Ciao a tutti amici, benvenuti qui da Musica Nova a Conversano in provincia di Bari, dagli amici Rino e tutta la sua famiglia mi accolgono sempre a braccia aperte, questo mi fa tanto piacere e devo ringraziarli perché mi hanno dato l'opportunità di fare questo video e di provare l'RD08, che è uno strumento che è appena uscito e che è, diciamo così, il fratello minore dell'RD88, cioè che è uscito poco tempo fa, anche quello, insomma, stiamo parlando di qualche anno, ed è questa soluzione all-in-one molto interessante per chi cerca uno strumento che sia prevalentemente in direzione pianoforte, piani elettrici e cose del genere. Dentro ha l'opportunità di essere integrato nel sistema Zencore, nel senso che si può inserire all'interno di quegli strumenti che fanno parte di questa nuova, diciamo, questo ecosistema, come viene chiamato da alcuni, mi fa un po' ridere, però vabbè, insomma, questo è quello che sento dire, Zencore, dove si possono usare gli stessi suoni in vari prodotti. Chiedo scusa per la battuta sull'ecosistema, ma insomma chi mi segue sa un po' come sono fatto. Mi piace scherzare, ma in realtà qui la cosa è seria quanto lo è stata per il Roland RD88. È una soluzione interessante per tanti motivi. Nel senso, adesso voi avete sentito il suono del pianoforte. Ecco, sentite che non è, diciamo, il top di gamma dal punto di vista del suono di pianoforte. Da quello che ho capito, e poi qui chiaramente chi è più ferrato di me mi piglierà a sberle, ma non fa niente, tanto voglio dire, stiamo parlando di musica, non è la terza guerra mondiale. Nel senso che si può avere il suono del Supernatural, Supernatural 3 mi sembra, non conosco perfettamente tutti i suoni che fa Roland, ma so che si può integrare quel suono. Chi conosce questi meccanismi Roland dal punto di vista degli acquisti, di upgrade e cose del genere sa come funziona. Ci sono dentro anche degli altri suoni, ho letto che insomma ci sono degli upgrade a disposizione molto interessanti, però nel senso qui la cosa intelligente di questo strumento è il fatto che in realtà si presenti in modo estremamente semplice e chi non vuole, chi non ha bisogno, non sente l'esigenza di integrare quel tipo di sound, quelli appunto Supernatural e compagnia, ma si accontenta, ma è contento con questi suoni, nel senso che questo suono è un suono di tutto rispetto, ha questa opportunità, adesso poi sentiremo tutti i suoni che ci sono all'interno, che sono pochi ma buoni, e ha delle casse che suonano splendidamente. Nell'RD88 suonavano in modo pazzesco, qui mi sembrano suonare bene, non so se ci siano differenze o meno, ma insomma anche qui ho sentito un suono molto importante. Ora io ve lo faccio sentire così, in modo un po' poco ortodosso, ma state sentendo dal microfono. Ora faccio un lavoro di questo tipo, vediamo se sentite meglio. Ma anche su un piano elettrico. Insomma, sentite che come dire, scusate se faccio casino, la profondità non manca. Adesso li levo perché così sentiremo esclusivamente quello che esce dal left e right, che ha la possibilità di inserire dei pedali oltre al damper, quindi abbiamo l'opportunità di controllare, per farla breve, ad esempio qui ci sono tutte le opzioni per creare dei layer o degli split e decidere anche con i piedi, diciamo, come gestire questi suoni. Abbiamo un equalizzatore, qui appunto split e dual è molto veloce, nel senso che ci sono già delle opportunità già settate. In dual abbiamo classici strings che in
in questo caso sto pilotando con questo knob, ma chiaramente abbiamo l'opportunità di pilotarlo con un pedale di volume. Insomma, tutte le cose che servono poi alla fine. Poi c'è un equalizzatore su alcuni suoni, tipo quelli di sintetizzatore, abbiamo questa specie di, qui l'ho chiamato una sorta di cut-off, ma comunque, tornando ai suoni per farveli sentire, abbiamo l'opportunità di entrare con il microfono e un ingresso di linea, quindi utilizzarlo anche per gli speaker, utilizzare la nostra voce. Se si entra nel menu ci sono anche degli input settings dove possiamo in qualche modo lavorare un pochino sull'ingresso microfonico e utilizzare un reverbero, insomma ci sono degli effetti, quindi si può usare come un all-in-one anche a livello canoro. Se uno vuole cantarci, mette un microfono e in qualche modo diventa un impiantino, diciamo, anche per fare delle prove, anche perché ha volume, non è che scherza. Adesso io ero a metà quando avete sentito e comunque menava, insomma, per farla breve. Ok, io l'unica cosa che sento è che è un po' fermo, però va bene. Va bene, va bene. Il suono ce l'avete un piano, insomma. Questo è un Bright. Poi insieme al piano elettrico. Chiaramente potete dosarli. Così ho solamente il DX, l'FM, insomma il piano FM, e così ho solamente il pianoforte. Quindi insomma, che tra l'altro questo è un po' più ciccione, sentite? C'è un effetto, un delay sotto, con gli strings. Pad. RD1000. Bello. Bello. Electric Grand. Sono dei suoni già fatti col pad, di modo che poi si possano anche utilizzare altre cose per, diciamo, rendere ancora più complesse le patch, no? Se ho già un piano col pad posso aggiungere altre cose e poi si possono fare delle scene da zero, salvare le proprie scene. Qui abbiamo i piani elettrici, questo è un Mark II, un po' aggressivo. Preferisco. I suoni mi ricordano quelli che c'erano sulla RD88, che comunque, diciamo, sono validi, cioè nel senso che funzionano.
chorus. Chiaramente in questo caso l'upper e lower, cioè le due componenti del suono, vengono utilizzate in questo caso per il note off, key off, chiamiamolo, il rumore. Quindi insomma alcune cose sono state curate nel sound design e hanno una buona resa, almeno così, a sentirle così. Anche quando stavo suonando sulla base il pianoforte, meglio quello un pochino più ciccione, perché forse manca è un po' scavato, manca un filo di media, ma lì poi dipende anche dal gusto personale con i pianoforti. In particolare Roland ha sempre avuto questo tipo di sound, no? Quindi non è una novità per chi conosce Roland, ed è anche la sua cifra stilistica, quindi sono belli comunque. Questo è bello, mi piace. Sono un po' di volumi. Burli. Questo no. FM. Torno al Wurli perché troppo. C'è un gradino mostruoso. Bello. MK80. Alcune cose sono molto molto belle, Organi. E qui, vabbè, si sa. Siamo un po' lì. Il tentativo c'è. Più o meno, insomma. Siamo un po' nella solita situazione. Meglio. Certo, il Rotary è quello lì. Questi qui. Questi sono praticamente. C'è il settaggio dei drawbars praticamente. Qui ci sono delle patch dove c'è up 1, up 2 e poi low, che sono delle performance dove voi potete avere delle patch dove voi potete avere il basso e due suoni qua, che è un po' quello che tutti in questo periodo cercano. Poi ci sono queste patch un po' più complesse. Questo è bello. Bello. Bello anche questo. Queste cose sono di buona qualità. Synth abbiamo.
bello. Un po' di cori, fantasia, chiaramente. Bello. Un po' di lead. Non dimentichiamoci che abbiamo a disposizione chiaramente strings, abbiamo piano, electric piano, organ, synth e others. Sono belli questi. Chiaramente il discorso che vi facevo prima, usando dual e split potete scegliere di avere, per esempio nel caso del pianoforte, se io vado a 0 posso avere praticamente piano più strings di qua e basso di qua, che è una cosa, ripeto, che tutti cercano. Chiaramente si diciamo striminzisce la polifonia, questo sì. Però insomma abbiamo delle buone opportunità da questo punto di vista. Torno agli others dov'ero. Belli. A volte questo effects tone control praticamente a volte è un cut off, a volte allarga e stringe il pan, diciamo, l'apertura, insomma è interessante ed è calibrato un po' sui suoni che state utilizzando. Bello, questo è bello per esempio. Bello. Questo è il classico. Jupiter Strings, bellissimo. OB, Juno, tutti gli strings analogici. Comunque è bella, è divertente. Bello. Brass section. Bello questo. Belli, Belli, molto belli questi. Bassi acustici, bassi sì. Bello. E insomma, questi sono i suoni, ve li ho fatti sentire tutti perché non sono molti e quindi abbiamo potuto provarli tutti, però devo dire che
considerate che questo è un solo suono, quindi potete farvi una patch importante, è portatile, ha le casse che suonano bene, ha l'ingresso microfonico, un ingresso di linea, due pedali, è intelligente, è molto intelligente questo strumento. Nel senso che comunque suona. Io l'ho provato anche l'88 e alla fine c'era un bel feeling. Per chiudere la cosa, una delle cose che probabilmente mi chiederete tutti com'è la tastiera è bellissima, è ottima secondo me. Non c'è molto da chiedere più di questo secondo me. Per uno strumento comunque che costa intorno ai 1000 euro e che ha tutte queste opportunità che secondo me sono tante. Poi se non vi piacciono i suoni, se non è quello che cercate non ha senso, ma se cercate un piano leggero, non leggerissimo perché non è, voglio dire, un piano leggero con le casse che abbia tutte queste opportunità dove bene o male anche velocemente potete apparecchiare diciamo la vostra situazione con delle casse che ripeto insomma suonano, se voglio esagerare forse non suonano forte come suonavano quelle dell'88, però almeno così sono in un altro ambiente, quindi non so dire, ditemi anche voi, ma comunque ragazzi è bello, è bello. E chiaramente se vi serve una cosa del genere non è che ci sia in giro poi così tanto in questa modalità qua. Io vi ringrazio, vi saluto, ringrazio Musica Nova, Rino e tutta la famiglia che mi hanno accolto, mi hanno dato questa opportunità, spero di venirci spesso, è un negozio molto ben fornito, io metterò i link di questi strumenti, sia questo basso Cort che questo Roland RD08 qui sotto, se passate da quei link date una mano al canale e a continuare, andare avanti. Io vi ringrazio perché vi iscrivetevi soprattutto perché la maggior parte di quelli che guardano i video non sono iscritti, se vi iscrivete chiaramente il canale riceve un pochino più di attenzione, quindi spero possa essere stato utile. RD08 e andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutti i video divisi per tipologie di tastiere e niente, per la mia musica, le mie cose. Quindi insomma ciao ciao da Musica Nova, provincia di Bari, state bene, ciao ciao.